Ricetta di oggi scopriremo come fare delle buonissime zeppole di San Giuseppe senza glutine e senza lattosio, non fritte ma cotte al forno. Nella descrizione trovate l'elenco completo degli ingredienti, condividete sui social le vostre zeppole taggandovi con Letizia. Ora passiamo a vedere il procedimento, ma prima mi raccomando, ricordatevi di iscrivervi al canale. In un pentolino mettiamo a scaldare 115 g di acqua con 80 g di olio di vinacciolo, un pizzico di sale e un pizzico di zucchero. Quando l'acqua inizierà a bollire, spegniamo il fuoco e buttiamo 100 g di fecola di patate tutte insieme, iniziando a mescolare velocemente. È molto importante ricordarsi di spegnere il fornello o comunque di spostare dal fuoco il pentolino, perché più a lungo il composto prenderà calore, più l'olio tenderà a dividersi dalla miscela di acqua e fecola. Quando il composto sarà compatto e grumoso, trasferiamolo subito in una boule di vetro e iniziamo a lavorarlo con lo sbattitore elettrico per amalgamare meglio gli ingredienti. Il composto, pur rimanendo appiccicoso, si sbriciolerà. A questo punto si può incorporare il primo uovo che abbiamo leggermente sbattuto con una forchetta e ricominciare a lavorare con lo sbattitore elettrico alla massima potenza. Quando il composto avrà l'aspetto delle uova strapazzate, pur rimanendo compatto, possiamo aggiungere il secondo uovo leggermente sbattuto e continuare a lavorare con lo sbattitore elettrico alla massima potenza fino a che inizierà a rapprendersi attorno alle fruste. Come vedete, il composto è molto grumoso, quindi ora passiamo a ridurre i grumi usando il frullatore a immersione. È pronto quando è omogeneo e ha la consistenza di una pasta per pizza molto elastica e appiccicosa. Ora trasferiamo il composto in un sac à poche e formiamo delle ciambelle su una teglia ricoperta con carta da forno. Poi inforniamo in forno statico per 20 minuti a 200 gradi, abbassiamo la temperatura a 180 gradi e terminiamo la cottura per altri 20 minuti. Quando sono pronti sforniamoli e lasciamoli raffreddare. Nel frattempo passiamo a preparare la crema pasticcera senza glutine e senza lattosio. Per farla dobbiamo sbattere 2 tuorli con 66 g di zucchero. Quando il composto sarà montato dobbiamo incorporare con un setaccio 16 g di fecola di patate, continuando a lavorare con lo sbattitore elettrico. Con le dosi che abbiamo utilizzato la crema verrà densa ma non diventerà soda. Per farla più soda basterà aggiungere qualche grammo in più di fecola di patate. In un pentolino facciamo scaldare 170 ml di acqua nella quale abbiamo messo anche un pezzo di bacca di vaniglia che in precedenza abbiamo inciso e dalla quale abbiamo fatto fuoriuscire i semini aiutandoci con la lama di un coltello. Dopodiché aggiungiamo un po' di acqua al composto di uova e zucchero per diluirlo leggermente, poi trasferiamolo nella pentola con la restante acqua mescolando bene. Ora rimettiamo la pentola su fuoco basso, continuando a mescolare velocemente per evitare che inizi ad attaccare. Quando inizierà ad addensarsi, facciamola cuocere ancora per un paio di minuti, poi togliamo la crema pasticcera dal fuoco e trasferiamola in una boule di vetro per farla raffreddare completamente. Quando le ciambelle di pasta choux e la crema pasticcera si saranno raffreddati, possiamo confezionare le zeppole di San Giuseppe senza glutine e senza lattosio. Tagliamo ogni ciambella a metà, poi trasferiamo la crema in un sac à poche e guarniamo ogni zeppola con un giro di crema. Copriamo con la parte superiore e mettiamo un po' di crema anche al centro. Possiamo terminare ogni zeppola guarnendola con una fragola o un'amarena e spolverizzando con un po' di zucchero a velo. Buona festa del papà! Ciao e alla prossima video ricetta!